Non so da dove iniziare. Praticamente qui dice: l'obiettivo del fondo è quello di assicurare una gestione a lungo termine del profitto derivante dal petrolio e il gas norvegese. Se io vi dicessi che una frase del genere l'ha scritta chi espropria i terreni per fare gli impianti eolici e fotovoltaici, voi non ci credereste. Queste sono le parole di Norges Bank Investment Management e nella loro pagina, sotto una foto di una bella piattaforma che potrebbe essere di gas o di petrolio, c'è scritto cosa sono, e sono delle persone che cercano. Oh wow, è uscita la luce, bellissimo! Cercano in ogni modo di guadagnare il più possibile dal gas e dal petrolio norvegese. E se noi vediamo gli azionisti di Terna, possiamo dividerli in due grandi categorie: americani e inglesi, i più importanti, e poi ci sono alcuni europei, anche asiatici, anche paesi arabi se non sbaglio. A parte lo Stato italiano, tolto quello, c'è un 15% di investitori italiani retail che sono quelli che hanno comprato le azioni, questi grandi geni della finanza, perché è facile investire in un'azienda che ha il via libera dal governo di fare qualsiasi cosa voglia nelle campagne di tutta l'Italia. Se noi andiamo a vedere quali sono i fondi di investimento che hanno finanziato Terna, vediamo che sono organizzazioni che non sono proprio green. Quindi c'è questa banca norvegese che con i soldi del petrolio e gas ha comprato le azioni di Terna, e comunque è anche verosimile che con i profitti derivanti da queste installazioni di impianti sui nostri territori è molto probabile che questa banca di investimenti, come dice nel proprio sito, utilizzi viceversa quei soldi nel mondo del fossile, e c'è scritto nel loro sito: fanno quello, è molto probabile che se fanno dei profitti con Terna, molti di quei profitti verranno reinvestiti anche nel fossile. Voi dite sempre: ma allora continuiamo col fossile. Ti sto dicendo che in questo caso mettere le pale eoliche in Sardegna produce profitti per un'organizzazione che si occupa di fossile, quindi non sarà mai possibile un distaccamento dal fossile se noi finanziamo il fossile con i soldi dell'eolico che dovrebbero andare ai territori, invece vanno alla Norges Bank. Un altro fondo investimenti, ma su questo c'è da dire, c'è da parlare anni, ma io mi limito solo a dire questo: BlackRock. Voglio dire solo quello che sanno tutti, cioè che BlackRock e anche JP Morgan a quanto pare abbiano investito tantissimo nella guerra in Ucraina. Certo, non nella guerra vera e propria, non credo che abbiano investito nelle armi, però hanno investito in quello che sarà il futuro ucraino. Quindi possiamo dire che BlackRock è il più grande agricoltore ucraino del futuro. Quindi loro hanno tutti gli interessi di uccidere, sopprimere l'agricoltura dei nostri territori, quindi fa gli impianti, fa dei profitti, e con quei profitti investe nel grano ucraino, che poi è concorrente del nostro grano, che non esisterà più perché i terreni stanno scomparendo uno dietro l'altro. E io ve ne ho detti solo due, adesso andatevi a guardare l'altra lista. Io non penso di poter fare queste cose ancora per molto, ragazzi. Io mi sto esponendo. Se qualcuno vuole parlare degli altri, fatelo pure. Quindi smettetela di dire che se non facciamo le paleoliche allora non usciamo dal fossile, perché chi investe nelle paleoliche investe anche nel fossile, chi investe nelle paleoliche investe anche nel grano ucraino, che è il grano che nessuno vuole più comprare in Europa. E come fai a obbligare le persone a comprare quel grano? Togliendogli il grano che producono loro. È tutto qui, ragazzi, non c'è bisogno di vaneggiare, di andare, di pensare a tutte queste cose alternative che ci sono attorno: il nuovo ordine mondiale, le scie chimiche, gli alieni. Tutte queste cose sono cose che non c'entrano niente. La realtà dei fatti è molto più mostruosa di qualsiasi speculazione, complotto, qualsiasi cosa che si può usare per trattare questo argomento. Io ci tengo a dirlo questo perché siccome io sono contro solo ad una cosa: il fatto che ci siano forze e organizzazioni straniere che vengono nel nostro territorio, prendono le nostre risorse e fanno del profitto sopra. Nonostante quello, i profitti che fanno vanno a finire in cose che sono concorrenti alle rinnovabili. Il fatto di estrarre più petrolio e più gas, il fatto di andare in un altro posto a coltivare il grano anziché coltivarlo qui. Quelle sono cose semplici, vere. Su queste cose ci dobbiamo battere. Io mi dissocio da tutte quelle persone che, oltre a combattere contro la speculazione,
combattono anche contro il cambiamento climatico perché dicono che non esiste, combattono contro il nuovo ordine mondiale perché dicono che è colpa loro. E tutte così, io mi dissocio da tutte queste varianti di protesta. L'unica protesta che faccio io è questa. Noi non dobbiamo permettere alle persone straniere di venire qua, prendere i nostri terreni, fare dei profitti e investire quei profitti in cose che non ci riguardano e che vanno anche contro un'idea di rinnovabili ed energia verde, di mondo di pace, di quello che noi sardi vogliamo. Quindi adesso basta, poi ci sono tante persone che stanno usando i miei video, io vi ringrazio per tutto il supporto che mi avete dato in questi giorni, in questi mesi, abbiamo superato forse il 500.000 di visualizzazioni in 10 giorni in tutte le piattaforme, quindi con 2000 follower, raga, io sono contentissimo, però non mi piace una cosa, non mi piace che vengono usati i miei video per fare propaganda politica. Io